Queste sono rose. Altro quelle che comprate voi. Comprate queste, almeno se mangiano, ragazzi miei. Amore, quanta ne vuoi di pasta? Fate un po' di delicatucci, capito? Non vi potete fare la cofana come fate sempre, eh? E adesso è tutta vostra. Ma a San Valentino gli volevamo fare una sorpresa. Gli faremo una bella tagliatella con gamberi rossi e carciofi, ma la faremo in un modo speciale, proprio buona buona buona. Partiamo subito dai gamberi. Puliamolo subito. Tiro fuori il budellino, vedete così l'intestino. Mettiamo da parte i carapaci con le teste e da quest'altra parte la polpa del gambero. Perché? Con la polpa sarà, diciamo, lo sfizio, il mangiare, il sentire proprio il gambero sotto i denti. E invece con la testa e il carapace sarà il sapore, il gusto. Contiamoli, così faccio vedere che ci vogliono meno di 2 etti. 7 gamberi per 2 persone sono più che sufficienti. Olio, quello buono, l'aglio, testa e carapace. Noi si puliamo sti fiori. Li sfogliamo così. Ecco qui. Il gambo lo pulisco subito perché il gambo sarà quello che andrà a insaporire il nostro fondo. Lo taglio a pezzettoni così, schiacciate con una bella paletta. Adesso è arrivato il momento che dovete schiacciare. Poi ritorniamo ai carciofi. Ecco qua, pulimo bene bene in acqua così. Una bella schiacciata a sto limone, così non ci si ossidano. Ecco qua. Quando è a sto punto prendete un po' d'acqua e bagnate. Fate andare per una decina di minuti. Più sono sottili e meglio è. E li mettiamo sempre qua dentro l'acqua. Prendiamo il gambero, minimo lo tagliate a metà. Così, guardate. Bello, bello. Non potete capire che consistenza che c'ha. Bella. Soda. Almeno 3 gamberi, no? Abbiamo detto 3 gamberi per uno. Prendo l'olio, un goccetto sul fondo del piatto. Prendiamo i gamberi, così, e li metto qua sul fondo. Così, piano piano. Mettiamo un po' di buccia di limone, così si marinano pure nel frattempo, piano piano. Una macinata di pepe, un pizzico di sale. Adesso il fondo è fatto. Più che fondo è un brodo, eh? Eccolo qui. Dovete fare questo. Schiacciare bene bene, con mestolo, così. Nella stessa padella, olio extravergine e facciamo ben rosolare l'aglio. Adesso buttiamo i carciofi. Pizzico di sale, una mescolata. Adesso o levo l'aglio, ecco qua, fatto il lavoro suo. Dopo un paio di minuti aggiungete sto fondo. Ecco così. Eccolo qua. Le tagliatelle di Campofilone, quanto sono buone. Fate i delicati, non vi fate subito riconoscere, gargarozzoni che buttate mezzo chilo di pasta, fate finta così. I primi giorni sono quelli importanti che decidono tutto. Vai. Ok. Non la fate proprio, non la portate a fine cottura. Deve essere bella al dente. La finiamo da cuocere qua dentro. Metto il brodo, eccolo qua, guarda qua. Una bella mantecata, un altro goccetto proprio così del brodo per tenerla bella umida, non la dovete far asciugare troppo, eh. E adesso impiattiamo, eccolo qua, così, i carciofi, così, il limone, poi mettete con gamberetto e avanzato sopra un pezzetto tagliato a cubetti. Rinforzino, mi raccomando, iscrivetevi, fatemi sto regalo a San Valentino, me volete bene, è la festa degli innamorati. E vai, olio a crudo, e adesso è tutta vostra. Beh, vedo una brutta notizia, dopo sta pasta, quella non vi si scolla più di dosso, quello non vi si scolla più di dosso, vi rimane là dentro casa. Buon San Valentino a tutti, amatevi, fatevi amare, l'amore è bello. Linguina all'uovo con scampi e limone candito. Che vuoi che fa? Proprio una ricetta che conquistiamo tutti. Ingredienti: gli scampetti, guardate, quelli piccoletti che costano poco. Poi le linguine di Campofilone, il burro, limoni non trattati, lo zucchero, il porro, la patata, le carote, un po' di concentrato di pomodoro e il bitter. Voi dite, ma che c'entra il bitter? O famo strano oggi. Incominciamo a fare il fondo per dare gusto a questa pasta che andiamo a preparare. Porro, è inverno, il porro sta benissimo, quindi lo tagliamo sottile, sottile, sottile. Poi carote, levate le estremità e poi a pezzettoni, questa qua, così.
un pezzetto di patata, a pezzettoni la faccio, così, ecco qua, ed è pronto. Bisogna utilizzare gli utensili e le attrezzature fatte bene. Quando si fa un brodo o un fondo, si deve utilizzare una pentola alta, perché abbiamo bisogno di mettere tanto liquido che poi dopo piano piano si deve ristringere. Metto un bel pezzetto del burro, con i crostacei sta benissimo il burro, e un goccetto di olio extravergine d'oliva. Il gusto me lo diamo con gli scampi, però non col corpicino, dove ci sta la ciccetta, solo con le teste. Stacchiamo tutte le teste. Così, guardate che ho trovato scampetti piccolissimi, l'ho pagati 18 euro al chilo, ma non ho preso un chilo di scampetti, ne ho presa una manciata, 2 etti, 3 etti di scampetti. Gli scampetti piccoli sono tanto 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 saporiti. Quando fate i fondi, togliete gli occhi ai crostacei, che hanno un leggero retrogusto amaro. Aggiungiamo tutte quante le teste degli scampi, accendiamo il fuoco, bella, tutta manetta, date una bella acciaccata, qua così, sentite, zac, zac, zac. Io ci metto pure un rametto di rosmarino, piccolo piccolo piccolo. Quando è tanto tanto fresco il crostaceo, guardate che succede, rimane tutto appiccicato al carapace. Allora noi che facciamo? Le metto qua dentro a questa bolla e le mettiamo in congelatore, così si congeleranno leggermente e sono più facili da pulire. Questo appiccica tutto. Adesso sfumo col bitter per campari. Ecco qua. Aggiungiamo l'acqua, poi dei cubetti di ghiaccio, eccoli qua. Vai. Una cosa però mi sono dimenticato da mettere quando rosolavo le verdure, un po' di concentrato di pomodoro, ma poco, giusto di dargli un colore rosa, ok? Qua dentro. Adesso ci facciamo i limoni canditi. Per le patate ci serve la buccia, perché dobbiamo fare i canditi con la buccia del limone. Poi sovrapponete, poi con un bel coltello fate questo. E rifate sottili sottili le zeste di limone, guardate, così. Se non siete bravi col coltello, questo qua è l'attrezzo giusto. Si usa per prendere le zeste, guardate, si tira così, vedi? E si fanno le zeste, così. Avete visto? Eccole qua. Le buccette di limone, pochissima acqua, così giusto a coprire, ecco qua, così. E poi accendiamo il fuoco e mandiamo in ebollizione. Da acqua fredda si parte. Questo lavoro, adesso che stiamo facendo, lo dovremmo fare per 3 volte. Appena spicca il bollore cambiate subito l'acqua. Quindi passino, eccolo qui, riaggiungo l'acqua fredda adesso per la seconda volta e il limone. E aspettiamo che spicca il bollore. Ultima volta. E questa è l'ultima volta. Adesso dopo 3 volte il limone non è più amaro. A questo punto che si fa? Adesso si candisce. Si fa la stessa quantità di acqua e di zucchero. Mezza tazza di acqua e 4 cucchiai di zucchero. 2, 3 e 4. Portiamo ad ebollizione. Tutto lo zucchero si deve sciogliere. Quando l'acqua e lo zucchero saranno tutt'uno e cambieranno un po' consistenza, è il momento da mettere dentro il limone. Dopo mezz'ora mettete le scorzette di limone, non deve essere troppo sciropposo, deve essere una consistenza morbida. Lasciate proprio 5 minuti adesso sul fuoco, mettete subito dentro una bolla a raffreddare e fatele raffreddare. Il fondo è pronto, è abbastanza denso, c'è una bella consistenza. Mettiamo tutte quante i carapaci, le patate, così, belle, forte, poi schiacciamo bene tutto quanto, tiro giù tutto quanto le verdure e il succo dei carapaci. Assaggiamo un po', ci metto un po' di sale, prendiamo i scampetti, adesso li puliamo. Guardate che dritta che vi ho dato, una figata, Porro, burro, un filo d'olio, accendiamo e facciamo spumeggiare il burro col porro. Vedete, ecco che spumeggia. Noi che facciamo? Ci aggiungiamo un po' di fondo, qua, butto, calo, 2 etti e mezzo, calamo, vai, così. 1 minuto prima tirate fuori la pasta, così. E aggiungiamo un altro po' di fondo, adesso qua si deve proprio imbriagare, tiè. Vai, così. Diamo una tagliatina ai scampi così sembrano ancora di più. Eccoli qua, guardate, mamma mia. Mamma mia, ragazzi miei. Pepe nero, un altro pochino di fondo, un po' di rosmarino, così. E adesso cominciamo a fare quello che ci piace a noi. Senti, tipo che musica, ragazzi, musica per le nostre orecchie sono queste. Metto sul fondo del piatto
un po' di questo brodino, così, raccolgo 2 scampetti, guardate se è addensato lo sciroppo, vedete che consistenza che ha preso? Guardate così. Oh, scrivetemi nei commenti com'è andata, se gli è piaciuta, l'avete acchiappata, fatemi sapere. Che bontà. Oggi facciamo dei paccheri ripieni di mazzancolle, carciofi e stracciatella. Se non la conquistate o riconquistate con sto piatto, siete spacciati, ragazzi. Ingredienti: carciofi romaneschi, poi abbiamo questi dei fiori, poi bottarga, aglio, stracciatella, c'ho la mia maggiorana fresca del terrazzo, le mazzancolle, guardate che baffoni che c'hanno. Iniziamo subito con i paccheri, con la cottura dei paccheri, perché poi ci vogliono 17 minuti. Intanto questi qua, mettiamo altri 2, non si sa mai, se ci sta la nostra partner che è la magnona, va bene così. E adesso vogliamo le mazzancolle. Qual è la donna che non piacciono i crostacei? La becchiamo sicuramente. Andiamo a pulirlo. Così prendo e cerco di tirare l'intestino. Guarda, camera uma, eccolo qua. Ah, ecco, vedi? Lo sai perché non viene? Perché sono freschissimi. Guardate, faccio fatica. Dovrò fare un'altra operazione. Tiro via tutto quanto il carapace, vedete? Poi, per levare il budellino, facciamo in questa maniera. Allora, quello del mazzancolle è un po' fastidioso di budellino. Guardate, adesso vedete, tutto bello pulito, così. Lo mettiamo qua dentro, così, con tutti questi bei carapaci, li mettiamo qua dentro. Ecco qua. Olio abbondante, perché a noi ci piace l'olio. Uno spicchietto d'aglio, ma tanto state in 2. Che succede? Aglio, va bene, vi perdonerà. E poi facciamo tostare tutto quanto. Se 2 mazzancollette, ci aggiungiamo un po' di sale, ci mettiamo un goccetto d'olio a crudo così, un po' di pepe, così, 2 foglioline di maggiorana così, guardate. E le lasciate qua, intanto vi fate l'aperitivo. I paccheri sono già cotti, quindi li mettiamo dentro una bolla. Mettiamo un goccino d'olio così non si attaccano. Gli date una mescolatina, zac, zac, e mettete qua. Sfumiamo. Ah, che è? Fammi imbriaca tutti queste mazzancolle, vai. Appena evapora tutto quanto l'alcol, che fate? Aggiungete un po' d'acqua, schiacciate bene. In questa maniera, così ricopriamo tutto il gusto delle mazzancolle. Carciofi romaneschi, sfogliate bene, taglio così, la parte questa qui, tagliamo a metà, così, vedete la berbetta è appena accennata, questa è morbidissima, la potete lasciare tranquillamente. Olio nella wok, apriamo l'aglio a metà, così, e lo mettiamo qui dentro. Tagliamo sottili sottili i carciofi, il gambo lo togliamo, lo facciamo in un'altra maniera, vai. Così buttiamo i carciofi, uno è più che sufficiente. Guardate che belli che sono bianchi. Subito un po' di sale fino, un po' di pepe, li fate bene insaporire. Vi preparo un pezzetto di carta forno, la bagno. Appena sentite il rumore che stanno a tentare da appiccicarsi sul fondo, fate così. Ho messo l'acqua, subito la carta bagnata. E li facciamo cuocere, però non esagerate con la cottura, che devono rimanere un pochetto scrocchiarelli, sì, scrocchiarelli. Il gambo lo faccio a piccoli pezzettini, guardate, a dadini così, e l'aggiungiamo. Così è più facile anche la cottura, così, perfetto. Paccheri, adesso li facciamo così, mettiamo la mazzancolla dentro, guardate così, guardate che robetta, mettiamo così, ah. Io vedete come faccio? Io li piego in 2, così non escono da dentro il pacchero. Allora, già lo sento, ma io non ho trovato le mazzancolle. Usate quello che trovate di fresco, i gamberi rossi, quelli decongelati. Dici, ma che sono freschi? Se non c'è il fresco, non hanno pescato, prendete meglio e prendete il decongelato, buono. Metti i carciofi qua dentro, così, guardate. Adesso sono belli. Questo, l'aglio e la salsetta lo buttiamo. Pulitina con lo Scottex. Il protino dopo 20 minuti è pronto. Lo versate qui dentro. Quello che vi occorre, ecco qua, più che sufficiente, mazza il profumo. Ci mettete un filo d'olio, eccolo qua, ci mettiamo 2 erbette in questa maniera e lo lasciate andare così per 5 minuti. Metto i paccheri qua a scaldare, così, guardate, e intanto si scalda anche il gambero, no? Quindi voi paccheri, non l'ho detta questa cosa, la dico adesso, tirateli fuori 2 minuti prima del fine cottura. Se questi cuociono in 17 minuti, 15 minuti, a 13 li togliete via. Li giriamo così, li fate scaldare bene bene.
Così, belli. La mazzancola prenderà leggermente un po' di calore. Io qui spengo, stop. La bottarga, delle scagliette proprio, guarda, sottili. Obiettivo, farla impazzire. Cominciamo a sentire tutto quanto. È delicata, è una femminuccia delicata. Voi non cominciate a dire, sì, quella là sai quanto magna, ce ne vogliono 10. Date retta a me. Poco, ma buono. Salsetta. La stracciatella, questa qua è goduria pura, guardate. Poi guardate che gioco adesso che farà il latte dentro a questo brodino delle mazzancolle. Bottarga, carciofi. Pensate che dentro la bocca quello che accadrà con sti gusti del carciofo, la bottarga, la stracciatella. 2 cimette di maggiolana, così, che dà un tocco di freschezza. Un giletto d'olio. Il tocco di rosso e San Valentino che famo? Spettacolare, mi piace da morire, bello, sono contento. Ragazzi, la sfida è questa, dobbiamo vincerla, dobbiamo stupire i nostri amati con un piatto fatto con il cuore. Buon San Valentino a tutti.